Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon fine settimana. Prima di iniziare questo nuovo video, Napoli-Fiorentina, quest'oggi alle 18 e quindi probabili formazioni perché sembra un po' la giornata dei passi indietro. Ieri Rachmani e Mazzocchi potevano accomodarsi in panchina, oggi invece non proprio, così come il calciomercato. Ieri Allison, domani scambio di documenti, però si riapre la pista sulle mani con l'Atalanta perché ovviamente il Fenerbahce ha bloccato la situazione Lookman. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Prima di passare alle formazioni e cosa potrebbe succedere in un Napoli-Fiorentina per quanto mi riguarda, un attimo diciamo il punto sul calciomercato perché ieri la situazione di Alisson Santos era molto chiara, oggi un po' meno. Il calciatore vuole Napoli, a quanto ci fanno sapere ha sentito anche Conte, però lo Sporting Lisbona sta facendo una sorta di tira e molla perché valuta il calciatore 25 milioni tra prestito e riscatto e l'offerta del Napoli è di un prestito oneroso a 3,5 più 14,5 a quanto leggiamo per quanto riguarda il riscatto del calciatore, quindi si sta trovando ancora la quadratura per quanto riguarda le cifre e poi c'è questa situazione Lookman Fenerbahce totalmente bloccata e potrebbe partire Sulemana dall'Atalanta. Il mio punto di vista è che prendere Sulemana per un fattore di duttilità per quanto riguarda il reparto offensivo forse farebbe anche più al caso di Conte, anche se Alisson comunque ha dalla sua velocità molto alta, rapidità, calciatore da strappo, hanno anche detto è il nuovo Neres. Attenzione con i paragoni, però per quanto riguarda velocità di punta e rapidità comunque nell'uno contro uno è un calciatore che potrebbe anche fare molto bene in casa Napoli, sempre che però lo si sfrutti per le caratteristiche che ha senza chiedergli troppo dal punto di vista difensivo. Se lo andiamo a prendere comunque con la lavagna, col dito, alla fine le hitmap si concentrano tutte quante qui, quindi o riceve il pallone nella metà campo del Napoli, in questo caso per andare poi in avanti e quando riceve qui taglia comunque il mezzo al campo e non si fa il problema di andare anche sul piede sinistro, che poi non è il suo piede, e quindi di scendere sulla fascia qui per poi andare a mettere una palla al centro. È molto veloce Alisson Santos, siamo tutti d'accordo, però diciamo che poi il trovare collocazione e rendere al 100%, alzo le mani, la palla passa al mister, nel caso il Napoli poi chiude il colpo e non si viri sul calciatore dell'Atalanta. La situazione sulle mani però è da mettere ancora tutti in piedi e quindi diciamo per le tempistiche del mercato che chiuderà a breve vedremo poi il Napoli cosa andrà a fare e se troverà l'accordo con lo Sporting o con l'Atalanta. Non tratto la situazione Lookman anche perché non credo che il Napoli viri su Lookman dal punto di vista del mercato con i paletti e con una situazione da concordare con l'Atalanta, un prestito oneroso con un riscatto fissato chissà quanto, quindi credo che o si vada per il brasiliano o si vada per Sulemana. Speriamo di concludere quanto prima e dare comunque al mister, anche se ne ha sterminati tanti mister e staff, speriamo di dare qualche altro calciatore a livello numerico per poter affrontare anche le partite che vengono. Settimana tipo che inizia non da oggi perché oggi è l'ultimo scoglio da superare per quanto riguarda il giocare ogni 3 giorni e poi diciamo ci si potrà concentrare di settimana in settimana, a parte il Como in Coppa Italia di infrasettimanale, però avrai una partita a settimana e quindi speriamo di ritornare in carreggiata dal punto di vista dei punti e diciamo prestazioni e continuità di risultati in Serie A. Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni perché ci sono delle novità. Come ci arriva il Napoli per Conte e i suoi si tratta di un periodo davvero negativo in cui il perdurare delle assenze per infortunio si sta riflettendo sulle prestazioni e sui risultati. Sul fronte delle scelte di formazione nessuna buona notizia dagli indisponibili, per cui buona parte dell'11 schierato contro il Chelsea sarà stasera contro la Fiorentina. Dovrebbe partire Beukema per quanto riguarda la linea di difesa e quindi Beukema, buongiorno
e Juan Jesus. Spinazzola è in ballottaggio con Gutierrez, quindi non dovrebbe giocare nemmeno Olivera a sinistra, ma potrebbe giocare Gutierrez in ballottaggio con Spinazzola, con Di Lorenzo alzato sulla linea di centrocampo. Quindi diciamo che la formazione dovrebbe essere questa: Meret, Beochem, Juan Jesus, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola o Gutierrez, Vergara, Elmas e Oilund, con Giovane pronto a subentrare per far riposare uno dei due trequartisti. Punto almeno per quanto mi riguarda, tanto su Vergara per la condizione sia mentale che fisica nella quale si trova, al di là di comunque 65-70 minuti, perché pur essendo un calciatore tra virgolette una seconda linea considerata così del Napoli, comunque le sta giocando tutte ogni 3 giorni, e anche se diciamo sei stato in panchina per gran parte della stagione, arriva un periodo dove ogni 3 giorni sei chiamato comunque a fare 70-80 minuti, e qualche diciamo prestazione la puoi anche steccare dal punto di vista fisico. Detto questo, come ci arriva la Fiorentina dopo la bella vittoria nel derby dell'Appennino a Bologna? La Viola sembra essere ripiombata nel torpore di risultati negativi, con 2 sconfitte casalinghe pesanti in casa contro il Cagliari e in campionato contro il Como in Coppa Italia. La squadra di Vanoli con 17 punti sulla terzultima deve per forza vincere, senza che andiamo a leggerla tutta la notizia. La Fiorentina ha bisogno di far punti, e diciamo che far 3 punti al Maradona poi la metterebbe dal punto di vista mentale anche molto ma molto bene per il proseguo del campionato. Quindi noi dobbiamo fare noi i 3 punti dalla nostra, ma speriamo che diciamo riusciamo a vincere contro la Fiorentina, che finora ha fatto un campionato comunque tra virgolette da schifo, e quindi non è che devi riprenderti per forza oggi. Noi abbiamo bisogno di questi 3 punti e di una prestazione che porti poi al risultato per ritornare dal punto di vista mentale sul pezzo. Abbiamo visto tanti post su Instagram e su X dei nostri calciatori che comunque invocano lo stare insieme. Noi tifosi e la squadra ne usciremo da questo periodo. Io sono assolutamente fiducioso, non sto qui a dire no, non ne usciremo mai, stiamo facendo una stagione che non va bene, eccetera eccetera. I risultati non sono arrivati, gli infortuni ci sono, la stagione comunque non è delle migliori dal punto di vista della gestione, siamo tutti d'accordo, però noi saremo comunque sempre a supporto della squadra e dei calciatori, finché ovviamente non andremo diciamo da qualche parte a giocare e vedremo palesemente che si stanno tirando i remi in barca, così come abbiamo visto anche in situazioni passate. La Fiorentina, dicevamo, per quanto riguarda la formazione, il tecnico Viola probabilmente farà ancora una volta a meno di Piccoli e Ken, recuperabili per la panchina, e dovrebbe schierare il suo 4-1-4-1 con De Gea tra i pali e la linea difensiva formata da Dodò, Comuzzo, Pongracic e Gosens in vantaggio su Parisi. Quindi De Gea, Dodò, Comuzzo, Pongracic e Gosens in ballottaggio con Parisi, Fagioli, Solomon, Mandragora e Fabian con Brescianini e Endur a ridosso, Harrison e Parisi in ballottaggio, Gudmundsson ovviamente con Ken in panchina. L'allenatore è Vanoli e lo sappiamo tutti, quindi potrebbe schierare questo falso 9 tra virgolette Gudmundsson, diciamo Vanoli con Mandragora, Fabian, Harrison e Solomon, la linea di centrocampo, e Fagioli in regia. Diciamo che comunque per quanto riguarda ciò che ha fatto la Fiorentina finora è sotto le aspettative dal punto di vista tecnico per ciò che ha in rosa, perché comunque qualche calciatore di buona fattura ce l'ha. Vedo un Gudmundsson, vedo lo stesso Fagioli che comunque non sta facendo male, c'è Gosens, comunque Dodò, De Gea tra i pali che comunque ha sempre fatto bene. Non è una situazione semplice, non sarà assolutamente una partita da battezzare. Andiamo a giocare con la Fiorentina che è sempre stata in difficoltà alti e bassi questo campionato, quindi partita che dovrebbe essere più semplice delle altre. Assolutamente no, perché più andiamo avanti e più saranno complicate. Così come ho detto prima, è l'ultimo match che ti porta poi a giocare ogni 72 ore,
poi inizierà la settimana che tra virgolette piace al mister, anche se vedremo poi come verrà gestita dal punto di vista di affaticamenti e gente in infermeria, perché poi se la situazione infortuni è dovuta per come la stanno portando, no? Perché si gioca ogni 3 giorni e non si recupera, benissimo. Sappiamo anche che l'anno scorso però il Napoli non è che è uscito indenne dal punto di vista degli infortuni giocando una partita a settimana, quindi vedremo da qui a fine campionato come andrà questa situazione per, diciamo, avere un ulteriore quadro un po' più chiaro per tutto ciò che è successo e sta succedendo in questa stagione in casa Napoli. Dobbiamo fare i 3 punti, dobbiamo vincere questa partita per poi proiettarci in campionato a questa eventuale risalita e recupero punti per quanto riguarda il distacco che abbiamo con chi ci è sopra e tenere a debita distanza anche chi insegue, Como compreso, che dal punto di vista atletico sembra non soffrire praticamente niente in un grandissimo periodo, che avevano trovato la quadra. Dal punto di vista tecnico-tattico l'avevamo già visto, che però poi dal punto di vista diciamo della foga, del rendimento in campo e del ritmo, ecco, che possono imprimere ad una partita, a me un tantino ha impressionato, quindi da tenere sotto controllo questo Como per quanto riguarda le inseguitrici, e poi dobbiamo fare il risultato in Coppa Italia, perché le competizioni aperte restano due, al di là che possa essere uno scudetto, ma io considero il campionato come l'arrivare tra le 4, e poi c'è la Coppa Italia che potresti anche cercare di portarla, non dico fino alla fine, però provare ad arrivare quantomeno tra le 4 per poi cercare di approdare in finale. Poi la finale lo sappiamo tutti quanti, partita sì, però portare una competizione fino alla fine sarebbe anche il mettere un po' di pepe, ecco, ad una stagione che sicuramente ti ha portato la Supercoppa, al di là che si possa dire l'abbiamo vinta nel 2025, ma fa parte comunque di questa stagione. Metteresti pure un tantino di fiducia in più in chi la sta perdendo, e un altro trofeo poi in casa Napoli non è che farebbe tanto male. Vinci 2 coppe, lo scudetto l'anno scorso potresti anche considerarla una stagione del tutto positiva, ma arrivando tra le 4, perché l'obiettivo principale, al di là di una Coppa Italia, per me resta l'arrivare tra le 4. Abbiamo visto a livello di cifre che il Napoli, non passando il turno in Champions, ha perso 30 milioni, e se consideriamo che tutto lo staff ci costa dai 16 ai 18 milioni, diciamo che qualche danno dal punto di vista economico è stato fatto, e il Napoli, che comunque forte nelle proprie casse, al di là dei paletti di mercato, può tranquillamente, diciamo, ovviare ad una situazione del genere, però non è che tutti gli anni puoi permetterti di steccare dal punto di vista europeo e dal punto di vista dei milioni in entrata, anche se 11 sono entrati con la vittoria della Supercoppa. Forza Napoli per questa partita di oggi alle 18, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!